Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video andiamo avanti con i test di InfluxDB versione 2 che, come avete visto dal video precedente, ho installato su un container Docker sul mio PC Windows perché InfluxDB versione 2 è compatibile solo con sistemi a 64 bit e il mio Raspberry attualmente ha un sistema operativo a 32 bit e quindi non ho potuto installarlo. Andiamo quindi a vedere come configurare Grafana per poter vedere i dati della versione 2 di InfluxDB e poi poter creare eventuali dashboard, e poi in un video successivo vediamo finalmente l'integrazione tra OpenHub 4 e InfluxDB versione 2. Quindi vediamo intanto se si può fare, se i dati vengono scritti correttamente e che tipo di configurazione dobbiamo fare, perché comunque dovrebbe variare tra versione 1 e versione 2 anche il modo di configurare OpenHub. Bene, partiamo dal container che sta girando sul mio PC, quindi stiamo vedendo i container Docker installati sul mio PC e abbiamo il container di InfluxDB2 di test che abbiamo creato la volta scorsa, che attualmente è in esecuzione. Quindi se andiamo sulla mia interfaccia di login, utilizziamo utenza e password che abbiamo inserito l'altra volta e riusciamo a entrare. A questo punto dobbiamo fare una prova con Grafana per vedere se riusciamo a vedere i dati della versione 2 di InfluxDB da Grafana. Per prima cosa, per collegarci a Grafana da Grafana dobbiamo creare un data source. Quindi ci loghiamo su Grafana, connection, data source, abbiamo quelli già esistenti, ne aggiungiamo uno nuovo di tipo InfluxDB. Magari lo chiamiamo InfluxDB versione 2, il query language dobbiamo mettere Flux, l'URL di connessione HTTP, l'indirizzo IP del mio PC che io mi sono preso da qua, comando ipconfig da prompt di DOS, porta 8086. Togliamo l'autenticazione, organization OpenHub. Al token dobbiamo andare a generarlo, adesso lo facciamo. Default bucket e OpenHub. Andiamo a generarci quindi il token di autenticazione da InfluxDB2. Quindi torniamo sull'interfaccia di InfluxDB2, da qualche parte eccolo qua, API token. Generiamo un nuovo token, facciamo che può accedere a tutto, lo chiamiamo OpenHub e lui ci genera il token. Bisogna stare attenti appunto che il token viene generato e una volta che si chiude questa finestra non viene più visualizzato, quindi ce lo dobbiamo copiare se no lo perdiamo. A questo punto questo token lo vado a mettere in questo campo e proviamo a fare il test. Ok, funzionato. A questo punto vediamo se riusciamo a vedere i dati. Andiamo su Explore. La particolarità del Flux è che non abbiamo l'interfaccia grafica per gestire le query come abbiamo vi faccio vedere qua sul DB standard, vedete? Ma se scelgo il versione 2 ho solo l'interfaccia Flux. Io sinceramente la sintassi non l'ho imparata, però allora qua abbiamo delle query di esempio. Ad esempio vediamo i bucket che vengono trovati, sono tutti questi, quindi OpenHub e OpenHub IAR, che sono quelli che ci interessano, e vabbè anche inverter. A questo punto facciamo una simple query, sì, ok, e lui ci genera già uno scheletro di sintassi di query di lettura. Quindi andiamo a inserire il nome del bucket che ci interessa, quindi mettiamo OpenHub,
il range start dovrebbe far riferimento al range gestito da questa dashboard, che è questo. Il filtro, dove dobbiamo impostare la misura, quindi la tabella. Nel mio caso posso mettere ambiente. E poi il field, no, io ho l'item come proprietà, che è il nome dell'item di OpenHub. Adesso non mi ricordo, posso prendere tipo la temperatura di casa, dovrebbe essere un gruppo temperature interno, ad esempio. Vediamo sempre che funzioni. Facciamo query e non tira fuori i dati. Questo ovviamente perché il range è 6 ore. Io invece ho i dati che arrivano fino a inizio novembre, quindi posso mettere dal 1 novembre al 2 novembre. Applichiamo il range, eseguiamo la query, niente, non trova niente. Allora togliamo questo filtro perché magari l'ho sbagliato. Forse il bucket si deve chiamare autogen, vediamo un po'. No, vediamo se nel year vedo qualcosa. Sì, nel year vedo qualcosa. Vedo tutte le serie. A questo punto posso aggiungere il mio item. Vediamo se vedo solo la temperatura interna. Ok, filtriamo così. Ok, questi sono i dati, però effettivamente questi sono i dati aggregati. No, questi sono i dati giusti. Aggiungiamo una query, rivediamo un attimino i bucket. Quindi in OpenHub ER, ok, in OpenHub ER ho i dati standard, mentre in OpenHub AutoGen, o credo anche in OpenHub normale, ho i dati aggregati, probabilmente. Quindi vediamo se ho una query che mi fa vedere le misure all'interno di un bucket. Scusate, ma io non conosco assolutamente questa sintassi. Vediamo un po'. Mettiamo il bucket OpenHub. Vediamo se... allora, intanto nascondiamo questa. No, continua a non farmi vedere niente. E se metto OpenHub ER, si può spostare questa query? Sì, così. Ok, questa la chiudiamo. Ok, quindi in ER ho queste tabelle, ci stanno. Poi però dovrei avere le tabelle di aggregazione, probabilmente le ho messe in AutoGen, vediamo un po'. Eccole qua, ambiente daily. Mentre in OpenHub probabilmente allora non c'è niente. Ok. Quindi quando ho creato InfluxDB, che ho creato il bucket OpenHub, alla fine non l'ho per niente utilizzato perché lui ha trasformato le retention policy che avevo prima in bucket chiamati ER e AutoGen. Quindi se voglio vedere il dato aggregato devo usare AutoGen, la tabella ambiente daily, quindi torno alla mia query A, qua metto AutoGen e qui la chiamo ambiente daily. Vediamo se è vero. Scusate, devo togliere questa così, e vedete che è apparso qualcosa. Mettiamo un range un po' più alto, quindi mettiamo dal 1 novembre al 3 novembre. Ok, questi sono i dati, ovviamente sono aggregati giornalieri, quindi ho un valore per giorno. A questo punto posso fare un range un po' più grande, posso prendere ad esempio un mese, 1 ottobre, 31 ottobre. Ed ecco qua i dati, a parte qualche buco, vabbè. Ok, quindi in qualche modo siamo riusciti a leggerlo, quindi direi che una volta imparata la sintassi, poi con Grafana si può tranquillamente leggere i dati di InfluxDB 2, un po' come facevamo con la versione 1.
Ok, adesso siamo pronti per fare l'integrazione con OpenHub, quindi fare un test per vedere se OpenHub 4 riesce a scrivere su InfluxDB versione 2 e come va configurato. E questo lo vediamo nel prossimo video.